Bentornati, cercatori di verità e custodi del cuore. Avete sintonizzato Stelle Turche Rivelate, il rifugio digitale che non distoglie lo sguardo quando i riflettori si abbassano e ciò che resta è la sostanza fragile delle persone. Stasera non parliamo di un tappeto rosso, né di un contratto record. Entriamo in punta di piedi in una notte che ha scosso le fondamenta di una delle coppie più amate della Turchia. Una notte in cui Ozan Akbaba, volto magnetico e presenza sempre controllata, è semplicemente sparito. E una notte in cui Sinem Unsal ha atteso l'alba con le lacrime agli occhi, contando i respiri e sperando di udire la chiave girare nella serratura. Se siete pronti a sentire il peso della fama e la tenacia dell'amore, siete nel posto giusto. Prima di ricostruire ciò che è accaduto, assicuratevi di iscrivervi al nostro canale. Per chi vuole sostenere un racconto empatico e profondo, il tasto Unisciti è il vostro passaporto nella nostra cerchia. I vostri like sono luce nel buio, i vostri commenti la conversazione che conta. E ora, torniamo indietro fino a quella sera che ha capovolto tutto. Cominciò come cominciano le notti più ingannevoli, nella normalità. Sinem Unsal e Ozan Akbaba erano nel rifugio della loro casa, grati di un raro silenzio che i ritmi sul set e gli impegni pubblici concedono di rado. Un quadro domestico fatto di tazze tiepide, luce soffusa, sguardi sereni. Sicurezza, comfort, la gioia semplice di essere insieme. Poi, l'aria cambiò in un istante, richiamata dalla vibrazione di un telefono. Secondo quanto trapela, Ozan ricevette una serie di messaggi. All'esterno, niente di insolito. Ma l'intuizione di Sinem, allenata sui micromovimenti di chi ama, colse la piccola frattura. Il suo volto, fino a un momento prima disteso, si fece pensoso, appesantito da un'ombra che non aveva bisogno di parole. Pur sentendo quella stretta, Ozan fece ciò che fa sempre, compose un sorriso, quel riflesso educato che serve a proteggere gli altri dalla tempesta dentro. Minimizzò il peso improvviso sulle spalle. «Ho bisogno di un po' d'aria», disse. Una frase breve, la più normale delle scuse. Sinem, fidandosi della loro routine, immaginò una passeggiata, un giro dell'isolato per mettere ordine nei pensieri. Non si preoccupò. Non ancora. L'incubo non fu l'uscita, ma la durata. Aria fresca di solito vuol dire 20 minuti, un'ora al massimo. Ma quando l'orologio superò la mezzanotte, il silenzio prese una consistenza densa. All'inizio sembrò un ritardo passeggero. Poi Sinem chiamò. Nessuna risposta. Messaggi senza doppia spunta. Il telefono di Ozan risultava spento. E come se bastasse, la geolocalizzazione, quel filo moderno che lega chi si vuole bene, era disattivata. Per un uomo che, ovunque vada, lascia tracce di fan e tag, quel blackout totale era fuori personaggio, inquietante nella sua radicalità. La confusione di Sinem cedette spazio a un'ansia pungente. Cominciò a contattare chi gli sta vicino, con la voce incrinata, non lo farebbe mai, è successo qualcosa. La paura non era teatro. Chi conosce Ozan sa che sparire senza avviso gli è estraneo. È un comunicatore, un professionista affidabile. L'anomalia lasciava presagire una crisi. Mentre le ore scivolavano verso il mattino, la tensione privata dilagava nel mondo pubblico. L'assenza divenne evidente, e i social se ne accorsero. I fan, attenti come investigatori, notarono la voragine digitale. Dov'è Ozan? Sta bene? La rete ribolliva di allarme, mentre la città non restituiva alcun indizio. I cronisti, fiutando una storia, passarono al setaccio i posti abituali. La palestra all'alba, il bar dal bancone di legno, il belvedere dove Ozan ama respirare davanti al Bosforo. Nulla, nessuna traccia. Il mistero si infittì e il silenzio rimase incrollabile. A casa, la scena era straziante. Si dice che Sinem abbia pianto in quelle ore buie, sola nel perimetro di una casa improvvisamente troppo grande. Restò sveglia fino all'alba, vegliando l'amore con lo stomaco in fiamme. Chiamava i suoi, cercava una voce che la tenesse a galla, senza trovare pace. La mente, in quelle attese, si inventa ogni rovina, incidenti, scandali, fraintendimenti che migliano in un lampo. Sinem affrontava il labirinto della paura contando i minuti, indifesa se non dai muri che la proteggevano dal mondo, non dal panico. Poi, quando il cielo cominciò a schiarire di grigio, arrivò la risoluzione. Intorno alle 5, Ozan rientrò. Non fu un ritorno trionfale, ma l'eco discreta della sua uscita. Entrò evitando i riflettori, quasi chiedendo scusa con il corpo. Bastava guardarlo per capire.
stanco, preoccupato, emozionato fino al midollo. Non tornava da una festa, tornava da una battaglia. Sinem lo vide sulla soglia e il diga crollò. Emozioni contrarie si urtarono nello stesso istante. Lo shock del saperlo vivo, la rabbia per l'abbandono, l'ansia per quello che non diceva, la gratitudine di poterlo toccare. Gli rimproverava il buio lasciato indietro, e chi non lo farebbe? Ma la stanchezza negli occhi di Ozan aveva un'urgenza che spense il fuoco più feroce. In pochi minuti l'aria si caricò. Non era un litigio, era resa dei conti. Alla luce sincera del mattino, la verità trovò finalmente spazio. Ozan parlò, per la prima volta senza scudi, del peso che portava in silenzio. Non c'era un terzo incomodo. Non mancava l'amore. Mancava l'ossigeno. Lo stress degli ultimi mesi, i ritmi spietati, l'aspettativa di essere sempre all'altezza sul set e nella vita avevano costruito intorno a lui un muro invisibile. Una claustrofobia dell'anima. Le sue parole colpirono per crudele limpidezza. Non ricordo l'ultima volta che mi sono sentito così intrappolato. Volevo solo un momento per pensare, e senza accorgermene ti ho trascinata nell'incertezza. Ammetteva di avere cercato una fuga, e di avere ferito la persona che ama. Aveva provato a correre più veloce del rombo dei pensieri, scoprendo che non si scappa dalla propria testa. Dopo una notte passata a stritolarsi il cuore, Sinem trovò parole chiare per difendere ciò che per lei conta. Il problema non era solo la scomparsa. Era la crepa nel patto. Andarsene senza dire, staccare tutto, aveva aggredito una fiducia delicata. Eppure, mentre Ozan si mostrava vulnerabile, mentre metteva sul tavolo la sua stanchezza senza vergogna, qualcosa cambiava. Il rancore si scioglieva in compassione. Con il sole ormai alto, i due rimasero a lungo a dire e non dire, ad ascoltare, a tacere, a stringersi. Cercavano conforto tra le macerie della notte. Le voci raccontano che quella giornata abbia avuto un effetto sorprendentemente positivo, più di quanto chiunque si aspettasse. Per la prima volta si sono guardati senza maschere, lontani dalla patina della celebrità. Due persone? Punto. Due persone che cercano di galleggiare sopra un'onda che non domandi chi sei, ma quanto reggi. E voi, famiglia di stelle turche rivelate, vi siete mai sentiti così? Avete mai desiderato staccare tutto, sparire, perché il peso di essere voi diventava insopportabile? Guardiamo Ozan e pensiamo che sia facile, ma questo episodio lo rende più umano ai vostri occhi. Lo rispettate di più per aver detto mi sento in gabbia? Parliamone nei commenti. Salute mentale, aspettative, fragilità. Non sono parole vuote, sono la trama invisibile che tiene insieme o sfilaccia una vita. Le confidenze della loro cerchia, dopo quel buio, sono taglienti e rivelatrici. Pare che l'assenza di Ozan non sia stata solo un prendere fiato, ma l'innesco di un cambiamento vero. Non l'abbiamo mai visto così pieno, avrebbero detto gli amici. Colmo fino all'orlo. Da qui la decisione che, se confermata, è coraggiosa e necessaria, chiedere aiuto professionale per navigare quel groviglio. Non un cedimento, ma un atto di responsabilità. Insieme a questo, la volontà di rivedere la sua agenda, di piegare il lavoro al ritmo umano e non il contrario. E Sinem? È stata roccia. Non ha giudicato il momento della rottura. Ha messo mano ai frammenti, aiutandolo a ricomporre l'immagine. All'indomani della tempesta, la coppia avrebbe deciso di mettere il loro legame al centro. Si parla di una breve fuga anticipata, una pausa già immaginata e sempre rimandata. Oggi non più un lusso, ma un'urgenza. Un luogo dove l'aria non sa di aspettativa, dove i telefoni possono restare a faccia in giù, dove a contare è solo il tempo lento. Certo, la scomparsa di Ozan ha scatenato un putiferio, social in allarme, stampa a caccia, minuti diventati anni. Ma nel mezzo della burrasca, loro sono riusciti a ritrovarsi. E tutto ciò ha ricordato a entrambi, e a chi guarda, che la comunicazione è la linfa dell'amore. Se anche il buio più fitto ha ceduto alla luce, il motivo è evidente, nonostante la paura, nonostante il silenzio, nonostante la pressione. Ozan e Sinem non hanno smesso di scegliere l'uno l'altra. Hanno preferito capire invece che punire, e così un quasi addio è diventato una svolta. Noi continueremo a mandare a questa coppia il nostro augurio mentre attraversano la loro stagione di guarigione. Se questa immersione dietro le quinte vi ha toccato, lasciate un like. Ci aiuta a portare qui storie di resilienza che contano. Iscrivetevi a Stelle Turche Rivelate e attivate la campanella per non perdere nulla. E se volete far parte della nostra missione narrativa,
Il tasto Unisciti è lì per voi. Ricordate, a volte bisogna perdersi per capire chi resta a cercarvi. Stanotte è finita con una porta che si è riaperta, con due persone che si sono dette verità difficili. E domattina, quando torneranno i copioni, i co-time impossibili, gli occhi addosso, forse porteranno con sé una lezione semplice. Non serve essere invincibili per essere amati. Serve dire quando fa male. Serve restare, anche quando tutto in noi vorrebbe fuggire. E in quel restare, spesso, si accende la speranza che salva.